Buongiorno ragazzi, buongiorno. Siamo con una piacevolissima compagna oggi ed è la Moto Guzzi Stelvio. Dopo la V100, in tanti l'aspettavano. Guardate che sto facendo finta proprio come se stessi partendo ora, non l'avessi già guidata e non mi fossi già fatto un'idea ben precisa di lei. Ma sia il dashboard che altre paroline tecniche su questa moto ne parleremo dopo. Adesso accendiamo e vi faccio subito vedere che cosa significa guidare la Moto Guzzi Stelvio 2024, novità veramente tanto attesa, parabrezza regolabile elettronicamente e noi l'abbiamo impostato in posizione alta, questo semplicemente per cercare di evitare le turbolenze, che così voi mi sentite meglio. Così però vedete, posizione bassa, posizione alta. La novità di questa moto che è la versione, ci sono due versioni base e 800 euro in più, poco sopra i 17.000 euro questa versione, che è la versione che si chiama PFF, che è appunto questo sviluppo a questa branch di Piaggio che è in America, a Boston, dove si sono sviluppati loro in casa i sistemi di ausilio e di aiuto alla guida. C'è questo bip bip quando vi avvicinate la collisione, il radar per la collisione, e si accendono, molto utili sono queste effettivamente ragazzi. Io non l'avevo preso su multistrada, mi sono pentito di questa cosa per 800 euro, che tra l'altro è lo stesso gap che avevo nel 2021 sul multistrada se l'avessi scelta col radar, poi ora non potete più sceglierla senza. Sono molto utili perché ci sono dei momenti, non vi serve mai, ma qualche volta vi può servire, quindi sono quegli 800 euro spesi in più che tanto vi rimangono, perché comunque il valore lo conserva la moto. Allora, appunto, come vi dicevo, vi parlo subito delle sensazioni generali, quindi della maneggevolezza, dell'ergonomia che si ha a bordo di questa moto. E intanto dove la collochiamo? La collochiamo assolutamente alla pari o comunque nella categoria del multistrada V2, del Africa Twin, direi anche V-Strom 1050. Insomma, abbiamo una coppiata 19-17 avanti e dietro come gomme, e la provenienza dalla casa Aprilia si sente tantissimo per una cosa: il bilanciamento generale, che a questa moto la guidi e dopo pochi metri sembra di conoscerla già. Mi ricorda, come ciclistica, mi ricorda anche molto il multistrada. Praticamente ha una maneggevolezza che è molto simile, si sente probabilmente le masse volaniche più importanti e anche la distribuzione dei pesi che ha questo motore, che è diversa, quindi si sente subito, l'ho sentito ragazzi, subito vedete, una dolcezza, una morbidezza che richiede il tempo per accucciarsi maggiore rispetto per esempio appunto a un multistrada. È un po' più lenta, ma è veramente tanto armonica, molto armonica, sembra veramente accordata bene tutta quanta questa moto. È una bella amalgama, e rispetto alla V100 hanno fatto dei cambiamenti anche al cambio, ai leveraggi del cambio per esempio, anche il quick shift. I tempi della cambiata sono molto più corti, sono veramente puntuali rispetto a quanto gas voi date, e questo amalgamato con questa ciclistica rende questa moto veramente godibile, piacevole. Scopriremo dopo se le manca qualcosa e cosa le manca, ma intanto andiamo a divertirci, perché di divertimento si parla, anche se qua dovremo parlare di touring e di viaggio, ma qua si fa in salsa divertente con questa moto. Molto stabile, richiede una guida dolce e rotonda, e lei vi ripaga con tanta precisione.
E un'altra cosa molto bella è il sound di questo motore, che mi piace tanto, il compact block. Protezione aerodinamica eccellente, ragazzi, eccellente. Quella macchina era caduta giù. Prova di ripresa dal minimo. Zero on off, zero. Qui possiamo comandare il cruise control e le mappe. Si va anche a 46 all'ora e il motore non si lamenta. Vi assicuro che non si lamenta. 50 all'ora. A 5000 giri circa si va. Allora vediamo un attimino, a 130 in autostrada. I regimi di rotazione che ha questo motore, dunque a 3000 giri si è a 70, quindi a 6000 abbondantemente oltre i 140 direi. Quindi direi che a 5000 giri, a 5000 giri siamo a 130. Leggere vibrazioni sulla sella, pedane quasi nulla, pedane quasi nulla. Il cambio è veramente bello, è preciso, è molto, mi piace tanto, è croccante. Sospensioni regolabili avanti e dietro, purtroppo senza le semiattive. Il gas è precisissimo, gestione del gas è veramente perfetta, molto molto bella. Pompa Brembo radiale. L'equilibrio di questa moto, ragazzi, mi rimanda ad altre moto. Non le piace entrare tantissimo coi freni in mano. 120 70 e 170 60 dietro su 115 cavalli, misura standard. Veramente una protezione aerodinamica, io direi probabilmente alla pari del multistrada, direi. Ho le spalle, adesso vi dico cos'è che ho esposto e cosa no. Il muso no, appena le spalle. Motore veramente lineare. Sulle pedane non si riesce a dare un gran carico. Pedana che ha l'eccentrico, la pedana del cambio ha l'eccentrico regolabile, così voi anche per un leggero off riuscite a mettervela come meglio preferite per una guida in piedi. Questa zona è molto rastremata, mi piace. Qua non ci sono, è una superficie liscia, avete le gambe che riescono a cingere bene, la zona di cinta mi piace molto, così come mi piace la doppietta che fa in rilascio. Il manubrio è ben sagomato, abbastanza stretto rispetto ad altre maxi. Rispettiamo ovviamente il motore perché è una moto nuova, quindi non superiamo i 6000 giri più o meno. Il motore è bello caldo. Chiaramente i motori vanno sempre rispettati, e anche le ciclistiche, perché tutta la moto, tutti gli organi meccanici, grazie a Dio, fino a quando c'è la meccanica, devono rodarsi ed accordarsi, quindi evitiamo le frenate violente. Mi piace anche come ci si sposta in moto, in sella. È bellissima questa moto, ragazzi. Questa era da un po' che non provavamo una moto sul canale di Angie così godosa. Non serve tirare le marce perché
ha una bella coppia. Tiene bene la linea e invita a giocare col gas in uscita. Sì, non mi fa impazzire quando entri appena col freno, appena che lo tocchi, perché ha un po' di effetto lift up, ti tira un pochino su. Bisogna essere molto precisi se non si vuole sentire quell'effetto che a me non piace. Ma niente di che, ragazzi, magari con delle altre gomme a Michelin Anaki, credo, queste. Praticamente senza pressioni quasi sul manubrio, lei chiude perfettamente da sola. Chiaramente emerge un pochino leggermente rispetto a una stabilità così marcata di questa moto. Si sente soltanto l'anteriore che leggermente, ma poco, è proprio una piccola sensazione, galleggia un pochino quando non siete perfettamente puliti. Short shift. Bella questa moto, le do già un bel voto che è un 8,5. Le darei di più se avesse le semiattive. Ve l'ho anticipato già qual è il suo peccato veniale. L'interasse di questa moto è 1520 mm, praticamente la posiziona come dimensioni all'interno più o meno sono le stesse misure che ha un GS 1300 per esempio. Il peso 245 kg in ordine di marcia, quindi vi fa rendere conto che siamo di fronte comunque a una maxi a tutti gli effetti. Io vi vorrei ricordare che fino a pochi anni fa queste erano le maxi, cioè questa cavalleria 115 cavalli, 80%, 85% di coppia, che è già disponibile a 3500 giri e si sente, erano proprio sì, 82% di coppia 3500. Adesso, come vi ho già detto altre volte, è come per i cellulari che si sono tutte traslate ancora più verso l'alto, oltre i 20.000, arrivando praticamente a sfiorare i 30.000. E quindi si è un po' persa la ragione. La ragione però sta tornando con un sacco di moto, come l'Africa Twin, questa, tante altre. Il Multistrada V2 secondo me anche si può assolutamente paragonare. Stanno tornando un pochino più nel nome della ragione. Certo, i chili ragazzi sono sempre quelli, siamo a 245, abbiamo 21 litri di serbatoio, quindi più o meno 20 a litro, si fa tanta strada. Che cosa cambia rispetto alla V100? L'hanno irrigidita, è un 20% più rigida della V100, gli attacchi nella zona anteriore al motore sono 4, prima erano 2, è più rigido anche perché è più lungo il canotto di sterzo. Pensate che qui hanno aumentato lo spessore del forcellone, l'S7 mm. Vi devo dire che la trasmissione è veramente a punto. Adesso però passiamo a parlare e a farvi vedere com'è l'ergonomia di questa moto, perché a me piace veramente tanto la zona che è molto stretta, la zona di calzata, e il fatto che non si hanno parti a interferenza qua. Vi faccio vedere, eccoci qua, ciao ragazzi. Vi volevo far vedere un attimino come si sta in sella. È una cosa che mi chiedete in molti, vi ricordo che sono 1,70 ragazzi, il peso c'è. Questa è come si tocca a terra, lo vedete bene, quindi 1,70 si tocca abbastanza bene. Vi faccio vedere anche l'angolo che hanno le gambe, quindi col piede appoggiato con lo stivaletto in punta. Non andate, se avete un 41 come me, stivaletto, non andate a interferire sulle pedane passeggero. La gomma purtroppo, dico purtroppo perché a me non piace, soprattutto quando piove, io preferisco, nella mia per esempio l'ho tolta, ma su queste non si può. Le braccia sono in posizione molto naturale, non ho praticamente carico sui polsi, si è riparati. Adesso vi faccio vedere, adesso il cupolino arriva qua, come vi dicevo l'aria praticamente ce l'ho qui con la posizione bassa e
mi va sopra la testa col cupolino in posizione alta. Adesso vi faccio vedere col cupolino in posizione alta dove, lo vedete? Ok, praticamente tra l'altro non interferisce, non distorce otticamente, non dà fastidio. Mi piace, come dicevo, la parte centrale perché è bella stretta. Il peso da fermi, ragazzi, 245 kg col pieno si sentono chiaramente. Un pochino alto per me la leva del freno dietro. Vi faccio vedere le luci come sono. Questa è la sua firma luminosa. Devo dire che sì, è bella, l'aquila, sembra un po' un'aquila. Qua abbiamo il pomellone del precarico che magari chiaramente andrà regolato se siete in due, se avete le borse, gli attacchi classici come sulla V100. Una bella piastra per poi andare a metterci un bauletto, che direi che è d'obbligo. Le manca, direi, probabilmente qua, come sul Multi, che ce l'ha qua, il GS ce l'ha qua, le manca un'area dove andare a mettere il telepass o il cellulare, per esempio. Siamo sul sellino del passeggero. Devo dire, le maniglie mi piacciono perché sono a una bella distanza dalla sella e riuscite a tenervi bene, e anche spazio, l'angolo della gamba non è per niente accentuato. Poi la sella è bella piatta e ha questo schiumato che non è troppo spesso, però è proprio, vi accoglie molto bene. Mi piace lo schiumato di questa sella, mi piace. Va un pochino in su qua a raccordarsi con il serbatoio. Cosa ne dite voi della Stelvio? Fatemi sapere. Ha una ciclistica talmente comunque raffinata che si merita le sospensioni semiattive. Questo è il mio discorso generale per questa moto. Sembra quasi che loro abbiano investito tantissimo sull'aerodinamica, tantissimo per quanto riguarda i radar e i sistemi di ausilio, di aiuto alla guida. Eccolo qua. Avete visto? Adesso io qua ho uno scooter che non avevo visto, però poi si sono fermati lì, perché questa moto qua è come se fosse, non so, il multistrada V2. Voi ve lo immaginate solo il modello base? La gente compra la versione S. Perché hanno fatto due versioni? L'hanno resa come un'altra versione. Poteva esserci base con aggiunta di optional, eventualmente l'ADAS, il radar, e una versione S a 1500 euro in più. Probabilmente si stava nella soglia psicologica dei 20.000 euro e avrebbe reso il massimo. Per il resto, versione moto veramente top. Andate a provarla perché merita, e ciclisticamente secondo me ha tante moto anche più blasonate, veramente non sto scherzando. Fidatevi che ho provato qualche moto in tutta la vita e un po' di più nell'ultimo anno. Per Angie è tutto. Andate, mi raccomando, da Far Motor, concessionario Guzzi Genova, Suzuki, Guzzi, Royal Enfield, qua a Genova in Corso Europa. E ditegli che volete provarla, e poi secondo me, se vi piace, firmate per questa moto qua. Da Angie è tutto, alla prossima, iscrivetevi al canale. Ciao! Hai visto come si è alzata? Le ventole stanno già lavorando, Quando le ventole lavorano, il calore ne arriva. Le cellule si spengono.